tutte le strade mie portano alla città dove sono nato e cresciuto. E a Roma per me è stata una cosa perfettamente naturale, ci sono nato dentro. Io sono targato 1981, mi hanno subito preso e dentro la culla, chi la sapeva meglio di me, ha preso una sciarpetta e mi ha messa tutta intorno. C'avevo manco un giorno di vita. E là che il battesimo me l'avevano già fatto. Ieri uno in classe, mentre stava a spiegare la storia, a un certo punto mi ferma e fa: prof, ma lei gioca a pallone? Guardate, sì. Mi fa: secondo me ne è capace. Beh, me lo sono guardato e gli ho detto: fa una cosa, te porti il pallone, se mettiamo a giocare, poi vediamo se tu lo riporti a casa. Il problema è che lui ha 13 anni, io 37. Io la mia passione per la Roma la chiamerei tetrazze. A un certo punto a Roma si compra i giocatori, c'è bisogno di un terzino. Trova, se sa bene come e dove, uno che si chiama Tetrazze, che non lo sapevamo manco pronunciare, però quel giorno, mi pare di gennaio, perché mi pare che era del mercato di riparazione, a un certo punto apri il Corriere dello Sport e trovi che a Roma si è comprata Tetrazze, che viene da un paesino della Georgia, che tu non sai manco come si pronuncia, però da quel momento lui diventa giallorosso e tu fare il tifo per uno che non hai mai visto nella vita e non sai manco da dove viene. La mattina che non volevi andare a scuola perché c'era l'interrogazione di questo, di quello, il compito in classe. Dove vai, dove non vai? La maggior parte delle volte si andava a Trigoria a vedere allenamenti da Roma, ma mica a vedere sugli spalti, a vedere arrampicati lì fuori, uno sull'altro, che uno vedeva e gli altri due soffrivano perché stavano sotto a fare la piramide umana, a vedere che ne so, magari se poco poco Giannini aveva toccato il pallone con la suola, però c'era Claudio che era venuto con noi, che aveva delle idee sul calcio piuttosto avventurose per i 16 anni che avevamo. Insomma, vabbè, quando che escono tutti i giocatori, Claudio però stava aspettando soltanto uno, allenatore, Carlos Bianchi. Escono tutti i giocatori, Claudio sta zitto, non parla con nessuno. A un certo punto esce Carlos Bianchi. Claudio cambia completamente espressione. S'avventa sulla macchina di Carlos Bianchi, gli si mette a parlare. Gli si mette a parlare al finestrino. Dice gli devi spiegare una cosa. Carlos Bianchi si vede che era argentino, di Roma non sapeva niente. Scende dalla macchina, io mi avvicino mentre becco Claudio e Carlos Bianchi che stanno a parlare del rombo al centrocampo e Carlos Bianchi annuisce a Claudio che piano piano glielo disegna su un foglietto che si era portato con la penna. Ecco, questo, solo questo è a Roma. Beh, c'è una cosa dei tifosi in generale che mi manda scemo, è che c'è gente veramente che vive in funzione della Roma, tutta la giornata ruota attorno alla Roma, c'è gente che dice io mi sono lasciato con mia moglie a Roma e lo rivendicano come qualcosa che comunque è preumano. Ecco, poi al netto del fatto che sia una cosa plausibile o meno, che sia, come dire, giusta o non giusta, a me è una cosa che mi colpisce perché dico, beh, vedi, la dignità dell'umano arriva un attimo dopo aver dichiarato che comunque quell'umano è da Roma. Ma sai, la passione per la musica per me è la passione per canto, prima di tutto. Io ho sempre cantato, da ragazzino aprivo bocca e iniziavo a cantare. Ho iniziato cantando le canzoni romane e beh, una delle prime canzoni che mi sono imparato, guarda un po', è Roma Roma, la canzone che si canta all'inizio allo stadio, prima che tutto comincia. Beh, adesso sono diventato grande, mo ho fatto un disco, faccio i concerti, magari c'è un concerto domani e il giorno prima c'è lo stadio e io un attimo prima ci penso che domani devo cantare, devo stare in forma e io non mi posso sgolare a cantare Roma Roma. Non mi ha mai fermato, ho sempre cantata fino alla fine. E del concerto ci pensiamo domani, tanto domani a Roma non gioca.
su un palco davanti al microfono, tu ogni volta mica sei preparato, poi fa 600 concerti, 6.000, ma ogni volta se spegne la luce, la gente fa il silenzio, tu devi cominciare a cantare, la nota dice che devi cominciare a cantare. Ci vediamo a settembre, mi dicevi ogni estate, vestivamo di nuvole. Beh, esattamente la stessa cosa. Ti arriva il pallone, tu guardi il portiere e beh, quello è il momento che devi tirare in porta. Ora, quello è il momento che dici io posso sbagliare, però poi ci pensi e dici vabbè, ma io so tanti anni che canto, tutti i giorni faccio allenamenti, tutti i giorni faccio i palleggi, tutti i giorni mi metto lì e faccio le prove, giorno dopo giorno, tutti i giorni col pallone in mezzo ai piedi io mi metto davanti a una canzone da cantare. E allora per tutti quei momenti che mi hanno portato fino a quel momento, è quello il momento unico solo in cui apri bocca e tira a porta. Fai sogni ma non farli veri. Mentre Lucio cantava che una volta. Se vado a scuola e insegno ai ragazzi, cerco di insegnare ai ragazzi pure la passione che muove me, e allora quello che mi ha portato a scrivere canzoni, che mi ha portato a cantare, che mi porta a fare i concerti, quello che mi porta a scrivere i racconti, quello che mi porta a guardare il teatro e a pensare che dentro ci sia la realtà, il mondo reale. Tutto questo poi quando diventa la possibilità dell'insegnamento, allora vedi come si trasforma, non è più una cosa che hai vissuto te, ma una cosa che hai vissuto per poterla raccontare. Mio padre non è mica stato mai un fotografo, allora stavamo al Pontile de Ostia, chissà chi è che mi ha lanciato sta palla, io ci avrò avuto qualche anno, che ne so, 4 anni. A un certo punto qualcuno mi deve aver lanciato una palla, io ci sono andato verso contro, ho tirato sto sinistro, beh mio padre ha fatto una foto in quel momento, non so come ci è riuscito, ma ci sto a fuoco io, a fuoco il piede e a fuoco pure il pallone che nel frattempo viaggia e che ne so se c'è sta un dio della fotografia, però in quel momento sicuramente a mio padre qualche cosa gliela deve aver detta, ammesso che mio padre abbia capito, perché mio padre è dalla Lazio. Quando mi devo mettere a dormire, chiudo gli occhi e io mi immagino di stare a giocare a Roma. O meglio, questo facevo da ragazzino, ma io non te nascondo, lo faccio pure oggi. E niente, corro sulla fascia destra perché io sono mancino. Sulla fascia destra sembro Bruno Conti. Corro, a un certo punto mi fermo, rientro sul sinistro, perché lo so che tanto punterò avversario, provo ad arrivare verso il limite dell'area, scarto sulla sinistra e poi tiro di sinistro, una stecca che il portiere non riesce manco a vederla, quella entra su secondo palo. Ma non è tanto quello, non è vedere entrare il pallone, è quel momento di silenzio in cui io mi immagino che una volta che ho fatto il gol, dopo c'è una frazione di secondo in cui tutti stanno a vedere e dicono dentro di se stessi ma quello è gol, e allora sì, strillano tutti insieme, pure che non si conoscono, strillano che non si sono mai visti in faccia da una parte all'altra dello stadio, da una parte all'altra della curva dell'altra. Se guardano in faccia, idealmente guardano me e mi dicono oh, hai fatto gol, giochi con la Roma, hai fatto gol con la Roma, capito? Dice fatta una famiglia, fai i figli, ma che fai? Quelli che dicono io con la Roma sono andato carcerato, io con la Roma mi ci addormento.
c'è presente quando fai i brindisi, no? Che tu fai il brindisi con uno, con cui ti stai a bere una cosa, una birra, un bicchiere di vino, e poi sbatti il bicchiere. Ecco, quello secondo tradizioni vuole che quella cosa lì sia il brindisi a tutti quelli che hanno brindato prima di te con qualcuno. Ecco, più o meno ogni volta che comincia la partita, io penso a quello che quel giorno che sono nato io se n'è partito da casa sua, incurante delle reazioni. Lui voleva venire a vedere il nipote che era nato, però è partito con una sciarpetta da Roma e mi ha messo intorno alla culla nel primo giorno di vita. Io a lui ci penso tutte le volte che comincia la partita, perché senza di lui io lì non ci sarei mai stato, e senza quel gesto io non l'avrei fatto con mio nipote quando è nata. Dice che venivano un giorno i giocatori a incontrare le persone dell'azienda, capirai, io ero da Roma, mio padre per quanto è da Lazio però me lo disse, e portò a me e mia sorella a vedere sti giocatori. Mo venne Fabio Petruzzi, che all'epoca era un difensore della Roma, e venne sto ragazzetto che aveva 18 anni e Nike ai piedi, un giubbotto di pelle, e che dicevano che era un fenomeno, e già più o meno era abbastanza un fenomeno. Beh, insomma, si chiamava Francesco Totti. Allora mi avvicino, gli chiedo se potevo fare una foto, tutto tremante, e lui si fa la foto con me. La foto viene fatta, la foto viene stampata, viene portata a casa, e un giorno mia sorella, che nel frattempo era diventata pure lei abbastanza tifosa da Roma, però era piccola, e insomma via, a casa c'aveva i pennarelli, l'uniposca rosso, e mi scancella da tutta la foto con Totti. Quindi io di quel periodo ho l'unica foto, è la foto di Totti con uno scancellato di rosso.